Lezione 1. Cucinare insieme. Pancetta, pasta e formaggio sembrano fattibili. Come cucini la pancetta? Di solito preferisco cuocerlo in forno, risulta croccante e cotto in modo uniforme. Ottimo metodo. E libera anche i fornelli per altri ingredienti. Esatto! Mentre la pancetta cuoce, posso preparare la pasta al sugo di formaggio. Che tipo di formaggio ti piace usare per questo piatto? Adoro la combinazione di cheddar e mozzarella, aggiunge un sapore e una cremosità eccezionali. Sembra delizioso. Posso già immaginare quanto sarà buono. Sì, ed è un pasto veloce da preparare, perfetto per una serata impegnativa. Prepariamolo insieme qualche volta, voglio scoprire il tuo segreto per renderlo speciale. Lezione 2. Tramonti emozionali. È incredibile come una semplice alba o un tramonto possano evocare emozioni così profonde. Assolutamente! Quei momenti immersi nella natura possono farci sentire così connessi e vivi. Sì, i colori e il modo in cui cambia la luce possono essere mozzafiato. È come se il mondo si fermasse per un momento, permettendoci di riflettere e apprezzare. Spesso mi ritrovo immerso nei miei pensieri mentre osservo il cielo trasformarsi. Anch'io. È il momento perfetto per pensare ai nostri sogni e alle nostre aspirazioni. La natura ha il potere di riportarci con i piedi per terra e di ricordarci la bellezza della vita. Esatto! Facciamo in modo di guardare più albe e tramonti insieme. Sembra meraviglioso. Quei momenti sono fatti per essere condivisi e apprezzati. Lezione 3. Scelte di viaggio. Potresti prendere in considerazione l'idea di prendere il treno? È un modo di viaggiare panoramico. Ma è più veloce dell'autobus. Voglio ottimizzare il tempo a mia disposizione. In genere i treni possono essere più veloci, soprattutto se effettuano meno fermate lungo il percorso. Buono a sapersi. Anch'io apprezzo la comodità del viaggio in treno. Sì, potrai muoverti più liberamente e goderti il viaggio. In più, c'è qualcosa di nostalgico nei viaggi in treno che adoro davvero. Esatto. Spesso regalano viste meravigliose che potresti perderti in autobus. Diamo un'occhiata agli orari e vediamo quale opzione si adatta meglio ai nostri piani. Sembra un piano. Non vedo l'ora di vedere dove ci porterà questo viaggio. Lezione 4. Lezioni di guida. Le lezioni sono molto belle, e mi impara a guidare, un'abilità preziosa. Assolutamente. Prendere la patente apre tantissime opportunità di indipendenza. Sì, e le dà la libertà di esplorare nuovi posti alle sue condizioni. Ricordo quanto ero nervoso durante le mie lezioni di guida, ma ne valeva la pena. È normale. Ci vuole pratica per acquisire sicurezza al volante. Una volta ottenuta la licenza, proverà un grande senso di realizzazione. Assolutamente. È un traguardo che molte persone apprezzano. Sosteniamola in questo percorso. Avere incoraggiamento fa la differenza. Sono d'accordo. Festeggeremo il suo successo quando finalmente otterrà la patente. Lezione 5. Controllo del cuore. Lui ha ascoltato il mio cuore ed è stata un'esperienza straordinaria. Non avrei mai pensato che sarebbe stata così personale. Sembra intrigante. Cosa ti ha detto dopo aver ascoltato il battito del tuo cuore? Mi fece tossire per ottenere un suono migliore, il che era inaspettato ma divertente. È interessante come i medici utilizzino metodi così unici per garantire che tutto funzioni bene. Sì, mi ha anche fatto alcune domande sul mio stile di vita e sugli eventuali sintomi che avrei potuto avvertire.
Queste domande sono importanti perché lo aiutano a comprendere meglio il mio stato di salute generale. Esatto. È incredibile quanta comprensione si possa ottenere semplicemente ascoltando il cuore. Mette davvero in evidenza l'importanza di controlli regolari per mantenersi in buona salute. Me ne sono andata sentendomi rassicurata e più consapevole dell'importanza di ascoltare il mio corpo. Lezione 6. Legami familiari. Quando si parla di famiglia, un figlio vale moltissimo per sua madre, o un padre per suo figlio. Si tratta di un legame profondo. Assolutamente. Queste relazioni plasmano chi siamo e influenzano le nostre vite in innumerevoli modi. Devi decidere quando mettere alla prova la coscienza di un uomo, può rivelare molto sul suo carattere. Sì, i dilemmi morali spesso tirano fuori il meglio o il peggio delle persone, non è vero? Sì, certo. È il modo in cui rispondiamo alle sfide che ci definisce davvero. E queste esperienze possono rafforzare i legami familiari, insegnandoci lezioni preziose lungo il cammino. Esatto. Nei momenti difficili, il sostegno della famiglia può essere incredibilmente potente. Credo che coltivare queste relazioni sia essenziale per il nostro benessere emotivo. Ben detto. È importante custodire e investire nei nostri legami familiari. Lezione 7. Arrivo a Parigi. Ciò che accadde al mio arrivo a Parigi fu piuttosto frustrante. Tutto sembrò andare storto all'improvviso. Sembra stressante. Cosa è successo esattamente per rendere il tuo arrivo così caotico? Il mio bagaglio è andato perso e non avevo idea di come muovermi in aeroporto senza. Oh no, deve essere stato davvero travolgente, soprattutto in una città nuova. Sì, mi sentivo disorientato e ansioso, ma ho cercato di mantenere la calma e di capire le cose. È un ottimo atteggiamento. Restare positivi nelle situazioni difficili può fare una grande differenza. Alla fine sono riuscito a ottenere aiuto dal personale dell'aeroporto, il che ha alleviato le mie preoccupazioni. È bello sapere che hai trovato aiuto. Le persone possono essere incredibilmente disponibili quando glielo chiedi. Certo. Una volta arrivato in hotel, ho iniziato a rilassarmi e a godermi la splendida città. Lezione 8. Collegamenti con la comunità. All'interno della comunità, riteneva essenziale restare connessi, lo è altrettanto oggi. Assolutamente. Costruire relazioni solide aiuta tutti a sentirsi supportati e apprezzati. Quando ci isoliamo, perdiamo la ricchezza della vita comunitaria. Sì, essere coinvolti nei nostri quartieri può portare a meravigliose amicizie e opportunità. È benefico anche per il nostro benessere mentale, le relazioni sociali sono fondamentali per la felicità. Esatto. Interagire con gli altri può creare un senso di appartenenza e di scopo. Penso che dovremmo partecipare agli eventi locali per rafforzare ancora di più questi legami. Ottima idea. Cerchiamo incontri nella comunità dove possiamo incontrare nuove persone. Sì. È ora di abbracciare l'importanza della comunità nelle nostre vite. Lezione 9. Preoccupazioni per i soldi. Ciao. Ti preoccupi mai dei soldi? Sì, è una preoccupazione comune a molte persone, soprattutto con i costi in aumento ovunque. Capisco perfettamente, a volte gestire le finanze può essere davvero impegnativo. Può davvero? Spesso mi ritrovo a fare un budget per assicurarmi di rimanere sulla buona strada. È un approccio intelligente, tenere un budget può aiutarti a sentirti più in controllo. Esatto. Cerco di risparmiare un po' ogni mese per le emergenze, per ogni evenienza.
Questa è una strategia saggia. Avere una rete di sicurezza può dare tranquillità. Sì, ed è anche importante trovare modi per godersi la vita senza spendere troppo. Sono d'accordo. Bilanciare risparmio e spesa può essere complicato, ma è essenziale. Lezione 10. Opposti. L'opposto del nero è il bianco, e l'opposto della felicità è la tristezza. È affascinante come i contrasti definiscano la nostra comprensione. Assolutamente. È interessante come gli opposti possano migliorare la nostra percezione delle emozioni e dei colori. Se mi trovo dall'altra parte della stanza, ho una prospettiva diversa su ciò che sta accadendo. Sì, la distanza può cambiare il modo in cui vediamo le situazioni, sia in senso letterale che figurato. Ci ricorda che il contesto è fondamentale per comprendere le nostre esperienze. Esatto. Spesso abbiamo bisogno di considerare diversi punti di vista per ottenere un quadro più completo. Mi piace come l'esplorazione dei contrasti possa portare a conversazioni più profonde sulla vita. Anch'io. Apre le porte alla comprensione e all'empatia verso gli altri. Continuiamo a discutere di queste idee, è illuminante esplorare insieme tali argomenti. Lezione 11. Metodi di marketing. Per quanto riguarda i metodi di marketing, continueremo a utilizzare alcuni approcci tradizionali, ma ci concentreremo sul digitale. Ha senso? Il marketing digitale offre tantissime opportunità per raggiungere un pubblico più ampio. Esatto. Le piattaforme online consentono campagne mirate che possono essere molto efficaci. E la capacità di analizzare i dati ci aiuta ad affinare le nostre strategie per ottenere risultati migliori. Sì. È affascinante come la tecnologia abbia trasformato il panorama del marketing. Credo che adattarsi a questi cambiamenti sia essenziale per continuare a essere competitivi nel settore. Assolutamente. Dobbiamo imparare e migliorare costantemente i nostri metodi. Esploriamo le ultime tendenze e vediamo come possiamo implementarle nella nostra strategia. Ottima idea. Essere all'avanguardia porterà grandi benefici ai nostri sforzi. Lezione 12. Sfide gratificanti. Sembra impegnativo. Ma potrebbe essere gratificante e illuminante allo stesso tempo. Assolutamente. Accettare le sfide può portare alla crescita personale e a nuove esperienze. Credo che uscire dalla nostra zona di comfort sia il momento in cui scopriamo veramente il nostro potenziale. Sì, affrontare le difficoltà spesso ci insegna resilienza e adattabilità. È interessante come le sfide possano rivelare punti di forza che non sapevamo di avere. Esatto. Quei momenti in cui si superano gli ostacoli possono essere incredibilmente appaganti. Incoraggiamoci a vicenda ad affrontare le nuove sfide che si presentano. Certamente. Insieme possiamo sostenerci a vicenda negli alti e bassi. Non vedo l'ora di vivere le avventure che ci attendono. Lezione 13. Imparare l'inglese. Hai sentito parlare del programma che offre 12 ore di pratica di ascolto dell'inglese mentre dormi? Sì, ho letto che è progettato per aiutare gli studenti ad assimilare la lingua inconsciamente. Sembra affascinante. Immagina di svegliarti con un inglese migliorato senza nemmeno sforzarti. Esatto. Ascoltare mentre si dorme potrebbe essere un modo divertente ed efficace per migliorare l'apprendimento. Mi chiedo quanto funzioni bene, sarebbe interessante vedere i risultati. Sì, combinare l'apprendimento passivo con lo studio attivo potrebbe avere un effetto potente. Proviamo a farlo e vediamo come influisce sulle nostre competenze linguistiche nel tempo.
Sono entusiasta. Potrebbe essere una svolta per il nostro percorso di apprendimento dell'inglese. Certamente. Brindiamo al raggiungimento di un livello superiore insieme, per portare le nostre competenze Lezione linguistiche al 14. livello Avventure successivo. all'aria aperta. Adoro la sensazione del vento tra i capelli quando sono all'aperto, è rigenerante. Assolutamente. Stare all'aria aperta può essere davvero rigenerante, soprattutto in una giornata di sole. Sì, la natura ha il potere di sollevare il nostro spirito e darci energia. Sono pienamente d'accordo. C'è qualcosa di magico nel connettersi con la natura. Che si tratti di fare escursioni, andare in bicicletta o semplicemente passeggiare nel parco, tutto è meraviglioso. Esatto. Ogni attività all'aria aperta porta con sé il suo senso di avventura e gioia. Proviamo a organizzare una giornata per esplorare insieme un nuovo sentiero, sarà un'esperienza emozionante. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di sentire quella ventata di aria fresca e libertà. Ecco a voi tante altre avventure all'aria aperta ricche di risate ed esplorazioni. Lezione 15. Contributi saporiti. È emozionante pensare ai sapori che possiamo creare con il contributo di tutti. Assolutamente. Ogni persona porta in tavola qualcosa di unico che arricchisce l'esperienza complessiva. A proposito, quante persone vengono? Più sono, meglio è. Credo che ne abbiamo confermati circa 10 e sarà sicuramente un raduno fantastico. Sembra perfetto. Con così tanti gusti diversi, avremo una meravigliosa varietà di piatti. Sì, mi piace come la condivisione del cibo possa creare connessioni e innescare conversazioni. Esatto. È un modo meraviglioso per celebrare la comunità e l'amicizia attraverso i sapori. Non vedo l'ora di scoprire cosa deciderete di portare, sarà una sorpresa deliziosa. Assicuriamoci di coordinare i piatti per non ritrovarci con troppi piatti simili. Lezione 16. Preferenze di mercato. E le preferenze del nostro target di mercato? Credo sia fondamentale comprenderle appieno. Sicuramente preferiscono opzioni ecologiche e convenienti, è diventata una tendenza significativa. Sì, oggi la sostenibilità è fondamentale per molti consumatori, vogliono sentirsi soddisfatti dei loro acquisti. Assolutamente. Le persone stanno diventando più consapevoli dell'impatto ambientale delle loro scelte. È fantastico vedere questo cambiamento verso un acquisto responsabile, è in linea con i nostri valori. Esatto. Dovremmo concentrarci su materiali di qualità, economici ed ecosostenibili. Proviamo a pensare ad alcune idee che tengano conto di queste preferenze mantenendo i nostri standard. Penso che questo ci distinguerà sul mercato e attirerà una clientela fedele. Sì, creare prodotti che siano in sintonia con i propri valori può portare a un successo a lungo termine. Lezione 17. Standard di vita. È affascinante analizzare come il tenore di vita in Inghilterra sia migliorato dal 1800. Certo, i progressi nella tecnologia e nell'assistenza sanitaria hanno avuto un impatto significativo. Sì, ed è interessante pensare a come la vita quotidiana delle persone si sia trasformata nel corso dei secoli. Certo, il nonno di Snow non è andato molto lontano a scuola, ma ha lavorato sodo per provvedere alla sua famiglia. È vero. All'epoca l'istruzione non era così accessibile e molti si affidavano invece alle competenze pratiche. È stimolante vedere quanta strada abbia fatto la società in termini di opportunità educative. Assolutamente.
L'accesso all'istruzione ha aperto le porte a molti che prima avevano opzioni limitate. È un promemoria dell'importanza del miglioramento continuo e dell'impegno per il progresso. Sì, ed è emozionante pensare a come le generazioni future continueranno a costruire su queste fondamenta. Lezione 18. Mantenere gli obiettivi. Penso che sia più facile attenersi a una routine quando si hanno obiettivi specifici in mente. Assolutamente. Avere obiettivi chiari rende il viaggio più raggiungibile. Dovrei provarci, forse stabilire dei traguardi più piccoli mi aiuterebbe a restare concentrato. Ottima idea. Scomporre le cose può rendere il processo meno impegnativo. Quanto tempo ci vuole solitamente per vedere progressi con questo tipo di obiettivi? Può variare, ma la coerenza è fondamentale. Anche piccoli cambiamenti possono dare risultati significativi nel tempo. Ha senso. Cercherò di essere paziente e di celebrare le piccole vittorie lungo il cammino. Sì, apprezzare il viaggio è importante tanto quanto raggiungere la destinazione. Mi sento più motivato solo a parlarne, è tempo di agire. Lezione 19. Accessibilità nella vita. È un periodo emozionante per essere vivi, soprattutto perché le cose stanno diventando più accessibili. Assolutamente. I progressi tecnologici e la consapevolezza stanno rendendo la vita più facile a molti. Sì, ci sono tantissimi miglioramenti in atto, dai trasporti all'istruzione. È meraviglioso vedere come l'inclusività stia diventando una priorità nella società. Esatto. Tutti meritano pari opportunità e ci stiamo muovendo verso questo obiettivo. Mi piace molto il modo in cui le iniziative della comunità stanno giocando un ruolo in questa trasformazione. Sì, gli sforzi a livello locale possono innescare cambiamenti significativi e ispirare altri a unirsi. Continuiamo a sostenere questi movimenti, è fondamentale per un futuro più luminoso. Sono pienamente d'accordo. Insieme possiamo contribuire a un mondo più accessibile e inclusivo. Lezione 20. Materiali per la classe. Per alcune lezioni potrebbero essere necessari materiali specifici, ma per la maggior parte sono sufficienti le forniture di È base. vero, avere l'essenziale può fare la differenza nell'esperienza di apprendimento di uno studente. Sì, oggetti come quaderni, penne e libri di testo sono fondamentali per qualsiasi lezione. Ed è importante garantire che ogni studente abbia accesso a questi elementi di base. Esatto. Le scuole dovrebbero fornire supporto a chi ne ha bisogno per creare un ambiente di apprendimento equo. Mi piace molto il modo in cui i programmi della comunità spesso intervengono per aiutare gli studenti a fornire loro ciò di cui hanno bisogno. Sì, è stimolante vedere come le persone si uniscono per sostenere l'istruzione. Pensiamo a come possiamo contribuire a questi sforzi nella nostra comunità. Sono con te. Ogni piccolo contributo contribuisce a rendere l'istruzione più accessibile a tutti. Lezione 21. Argomenti coinvolgenti. Sì, l'ho trovato molto interessante, c'è così tanto di cui discutere su questo argomento. Cosa ne pensi dell'argomento? Mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista. Penso che metta in luce alcune questioni cruciali che necessitano di maggiore attenzione nella nostra società. Assolutamente. È importante avviare conversazioni che possano portare a un cambiamento positivo. Sono d'accordo. Sensibilizzare l'opinione pubblica su questi argomenti può ispirare altri ad agire. Sì, e può aprire la strada a soluzioni innovative a problemi complessi. Non vedo l'ora di approfondire l'argomento e vedere come possiamo contribuire alla discussione. Manteniamo questo slancio. Condividere le idee è fondamentale per progredire.
Insieme possiamo dare vita a conversazioni significative che trovano riscontro nel nostro pubblico. Lezione 22. La bellezza della natura. In genere gli animali selvatici non sono adatti all'allevamento, tuttavia, rappresentano luoghi ideali in cui trascorrere le vacanze estive. È vero! Le riserve naturali e i parchi faunistici possono offrire esperienze mozzafiato. Sì, essere circondati dalla natura offre una piacevole fuga dalla vita quotidiana. È sorprendente come gli animali selvatici contribuiscano alla bellezza dei loro habitat naturali. Assolutamente. Osservarli nel loro ambiente può essere emozionante e istruttivo. Mi piace l'idea di trascorrere del tempo all'aria aperta, di entrare in contatto con la natura e di imparare molto sulla fauna selvatica. È un modo meraviglioso per apprezzare gli ecosistemi che sostengono questi animali. Inoltre, incoraggia gli sforzi di conservazione per proteggere questi splendidi luoghi. Sì, organizziamo un viaggio in una riserva naturale, sarebbe un'esperienza memorabile. Lezione 23. Esplorando l'Europa. Sto pensando di viaggiare in Europa, c'è così tanta storia da esplorare. Sembra fantastico! L'Europa è ricca di cultura e monumenti storici. Ho sempre desiderato vedere posti come il Colosseo e la Torre Eiffel. Sono iconici. Ogni città ha una storia unica da raccontare attraverso la sua architettura. Esatto. Sarebbe fantastico passeggiare per le strade antiche e immergersi nella loro storia. Inoltre, il cibo e le usanze locali rendono ogni destinazione ancora più speciale. Sono d'accordo. Vivere culture diverse può essere davvero arricchente e illuminante. Cominciamo a pianificare i dettagli. Se vuoi, posso aiutarti con la ricerca. Sarebbe fantastico. Insieme possiamo creare un itinerario indimenticabile. Lezione 24. Scelte comode. Quando si considera cosa acquistare, è fondamentale concentrarsi sulla comodità prima di procedere all'acquisto. Assolutamente. La comodità è davvero importante, soprattutto per gli oggetti di uso quotidiano. Sì, che si tratti di abbigliamento, arredamento o anche tecnologia, la comodità può migliorare la nostra vita. Sono d'accordo. A volte è facile trascurare la comodità in nome dello stile. Esatto. Trovare un equilibrio tra estetica e comfort è fondamentale. Facciamo una lista delle cose di cui abbiamo bisogno, dando priorità alla comodità. Sembra un piano intelligente. Voglio assicurarmi che le mie scelte siano pratiche e piacevoli. Sì, investire nella comodità può portare a esperienze quotidiane più felici. Insieme possiamo prendere decisioni consapevoli che soddisfano davvero le nostre esigenze. Lezione 25. L'umiltà contro l'arroganza. È importante affrontare la vita con uno spirito di umiltà, anziché con l'arroganza che spesso mi viene attribuita. Sono pienamente d'accordo. L'umiltà ci permette di entrare in contatto con gli altri a un livello più profondo. Esatto. Quando siamo umili, siamo più aperti a imparare e a crescere grazie alle nostre esperienze. Sì, e aiuta a costruire relazioni autentiche basate sul rispetto e sulla comprensione. Penso che molte persone confondano la sicurezza con l'arroganza, ma sono due cose molto diverse. È vero, la sicurezza può ispirare, mentre l'arroganza tende ad alienare gli altri. Si tratta di trovare quell'equilibrio che ci permetta di essere orgogliosi di noi stessi senza però essere vanitosi. Assolutamente. Abbracciare l'umiltà può portare a una vita più appagante e significativa.
Incoraggiamoci a vicenda a praticare l'umiltà nelle nostre interazioni quotidiane. Lezione 26. Idratazione per l'escursionismo. L'acqua per le escursioni è perfetta. Non vedo l'ora di rimanere idratata durante la nostra avventura. Assolutamente sì! Una corretta idratazione è fondamentale per godersi qualsiasi attività all'aria aperta. Sono d'accordo. Bere abbastanza acqua aumenta i nostri livelli di energia e ci mantiene freschi e in forma. Sì, e può anche prevenire l'affaticamento e aiutarci a mantenere la concentrazione sul sentiero. Hai già preparato le borracce? Voglio essere sicuro che ne abbiamo abbastanza. Sì, ho anche aggiunto delle compresse di elettroliti all'acqua per avere più energia. Ottima idea! Ci aiuterà a reintegrare le calorie perse durante le escursioni. Esatto! Non vedo l'ora di esplorare questi splendidi paesaggi mantenendomi idratato. Anch'io. Sarà un'esperienza indimenticabile nella natura. Lezione 27. Routine di esercizi. Quanto spesso ti alleni ogni settimana? Io punto ad almeno 5 giorni a settimana. È impressionante. Anch'io cerco di rimanere attivo, ma a volte faccio fatica a mantenere una routine costante. Capisco. Può essere difficile trovare il tempo, soprattutto con un'agenda fitta di impegni. Sì, ma ho notato che quando la considero una priorità, mi sento molto meglio in generale. È proprio vero. L'esercizio fisico regolare migliora significativamente il nostro umore e i nostri livelli di energia. Ho cercato di integrare diversi tipi di allenamento per mantenere le cose interessanti. Ottima strategia. Variare gli esercizi può prevenire la noia e far lavorare diversi gruppi muscolari. Assolutamente. Credo che mi iscriverò a un nuovo corso di fitness per aggiungere un po' di varietà alla mia routine. Sembra un'idea divertente. Motiviamoci a vicenda a raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Lezione 28. Fuga del fine settimana. Ciao, stavo pensando di fare un breve viaggio questo fine settimana. Hai qualche suggerimento? Sembra un'ottima idea. Che ne dici di visitare una spiaggia o un sentiero escursionistico nelle vicinanze? Entrambe le opzioni sembrano allettanti. Mi farebbe piacere trascorrere un po' di tempo all'aria aperta per rilassarmi. Sì, l'aria fresca e il panorama meraviglioso sarebbero un toccasana dopo una settimana impegnativa. Mi piace anche l'idea di esplorare un posto nuovo, anche solo per un giorno. Esatto. A volte una breve fuga può rinvigorirci lo spirito. Hai in mente qualche posto specifico che consiglieresti? Non lontano da qui c'è uno splendido parco nazionale che offre viste e sentieri mozzafiato. Sembra perfetto. Controlliamo il meteo e pianifichiamo la nostra avventura. Lezione 29. Avventure di mercato. I mercati locali sono fantastici, non è vero? Sì, hanno un'atmosfera molto vivace, ricca di prodotti freschi e unici. Mi piace molto il fatto che ogni mercato abbia una sua caratteristica, che riflette la cultura e la comunità locale. Assolutamente. È un modo fantastico per sostenere agricoltori e artigiani locali. Inoltre, la varietà di cibi e prodotti artigianali disponibili rende l'esperienza sempre entusiasmante. Sì, mi piace scoprire nuovi ingredienti e provare ricette diverse. Sei mai stato al mercato in centro? Ho sentito dire che ci sono dei venditori incredibili. Sì, la selezione di frutta biologica e prodotti artigianali è davvero impressionante. Organizziamo presto una visita insieme, mi piacerebbe molto esplorarla insieme a te. Lezione 30. Attività all'aperto.
Quali altre attività hai svolto di recente? Beh, lo scorso fine settimana ho fatto un'escursione in montagna a Incantevoli ed è stato mozzafiato. Sembra incredibile. La vista da lassù deve essere stata spettacolare. Davvero? In cima, mi sentivo così in contatto con la natura. Immagino. Fare escursioni è un modo fantastico per liberare la mente e godersi la vita all'aria aperta. Sì, e mi sento anche gratificato nel mettermi alla prova fisicamente. Hai scoperto qualche percorso escursionistico preferito che vorresti consigliare? Assolutamente. C'è un sentiero che porta a una bellissima cascata. È assolutamente da vedere. Mi piacerebbe molto scoprirlo. Organizziamo presto un'escursione insieme. Lezione 31. Alimentazione sana. Ridurre il consumo di cibi lavorati è un ottimo obiettivo. Assolutamente. Ho iniziato a cucinare a casa più spesso per concentrarmi sugli ingredienti freschi. Fantastico! Cucinare a casa ti permette di controllare cosa metti nei tuoi pasti. Sì, ed è anche un modo divertente per sperimentare diversi sapori e ricette. Sono d'accordo. Preparare i propri pasti può essere davvero gratificante e, nel complesso, più sano. Inoltre, è un ottimo modo per coinvolgere la famiglia e gli amici nella preparazione dei piatti. Assolutamente. Condividere i pasti può creare ricordi e legami meravigliosi. Penso che dovremmo organizzare presto una serata di cucina per provare insieme qualche nuova ricetta. Sembra perfetto. Pianifichiamolo e divertiamoci un po' in cucina. Lezione 32. L'importanza del sonno. Dormire a sufficienza ogni notte è fondamentale per la salute generale, non credi? Giusto. Il sonno può influenzare significativamente il nostro umore, i nostri livelli di energia e la nostra produttività. Sì, quando diamo priorità al sonno, tendiamo a sentirci più concentrati e vigili durante il giorno. Esatto. Cerco di stabilire un programma di sonno regolare per assicurarmi un riposo di qualità. È un approccio intelligente. La costanza può davvero aiutare a regolare l'orologio biologico del nostro corpo. Ho anche scoperto che creare una routine rilassante prima di andare a dormire mi aiuta ad addormentarmi più velocemente. Assolutamente. È importante rilassarsi e preparare la mente al riposo. Incoraggiamoci a vicenda a mantenere sane abitudini del sonno in futuro. Sì. Brindiamo a un sonno migliore e al benessere generale. Lezione 33. Prenotare una camera d'albergo. Salve, ho bisogno di modificare la prenotazione della mia camera. Potete aiutarmi? Certo, sarò felice di aiutarti. Quali modifiche devi apportare? Vorrei modificare la data del check-in ed eventualmente effettuare l'upgrade a una camera più grande, se disponibile. Nessun problema. Lascia che verifichi la disponibilità e ti mostri quali opzioni abbiamo. Grazie. Apprezzo molto il tuo aiuto nell'apportare questa modifica. È un piacere. Mi assicurerò che la tua nuova prenotazione soddisfi perfettamente le tue esigenze. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di tornare, soprattutto con l'upgrade. Confermerò tutto a breve e ti invierò i dettagli aggiornati via email. Perfetto. Ti sono grato per il tuo tempestivo aiuto, rende la pianificazione molto più semplice. Lezione 34. Esplorare i percorsi degli autobus. D'accordo. Quindi studiamo i percorsi degli autobus stasera e pianifichiamo il nostro itinerario per il viaggio. Sembra un piano solido. È importante conoscere i percorsi migliori per ottimizzare il tempo a disposizione. Esatto. Voglio essere sicuro che possiamo vedere tutti i punti salienti senza perdere tempo con gli spostamenti. Assolutamente.
Pianificare in anticipo ci aiuterà a sentirci più organizzati e meno stressati durante i nostri viaggi. Sì, e possiamo trovare i modi più efficienti per spostarci da un posto all'altro. Mi piace molto il modo in cui possiamo unire il divertimento a una pianificazione intelligente, rende l'avventura ancora migliore. Certo. Non vedo l'ora di esplorare tutto e di sfruttare al meglio la nostra esperienza. Anch'io. Iniziamo a pianificare il nostro viaggio stasera. Non vedo l'ora. Sarà un viaggio indimenticabile.